Cari signori, oggi cosa andiamo a fare? Andiamo a fare un piatto antichissimo, la ribollita. Praticamente viene fuori, è un piatto, un grosso minestrone, diciamo così, con il pane raffermo ed è un piatto studiato in antichità per riutilizzare tutto quello che avevano. Ora loro non avevano il frigo, ma sicuramente insomma tutte quante le verdure, tutto quello che era il pane secco, il pane un po' raffermo, veniva messo insieme. Ora non veniva fatto il pappone, vi dirò tutta quanta la procedura, ed è una cosa molto buona, sostanziosa, che va avanti anche dei giorni. Se voi lo fate, addirittura il giorno dopo è ancora più buono e si conserva senza problemi 3-4 giorni. Comunque ci vuole cavolo nero. Ora è arrivata la strinata, il cavolo nero è buono, non il gambo, ok? Fate così. Io faccio il video in un'ora di camera, l'ho già fatti sotto, vi faccio vedere qui per comodità vostra. E questo qui lo scartate. Poi non lo scartate, ci andate a fare un brodo, ci mettete della bieta, poi va fatto il trito famoso italiano con carote, sedano, un po' di prezzemolo e un bel cipollotto e 2 spicchi d'aglio che mi raccomando dopo andateli a togliere, andate a fare i pescatori. E in più abbiamo cannellini che là, metà li metterò via, anzi scusate, metà li passo e metà li butto dentro con il suo brodo. Quelli che passo li andrò subito a cominciare il minestrone, quegli altri li metterò quasi alla fine. Un bel pane raffermo, questo a 3 giorni, che poi va tagliato a fette. Comunque cominciamo a tagliare le cose. Ora in un'ora di camera ne facciamo una insieme. Io questa qui la divido in 4, la carota, e via. Mi piaceva farvi vedere che so fare anch'io a tagliare così. Ok, fate la stessa cosa con il vostro sedano. Io il sedano lo taglio in 2, comunque questa è la grandezza, e fate così con tutto. Io ci metto anche un po' di prezzemolo, lo taglio grossolanamente così, tutto, anche il gambuccio. E ho trovato un frigorifero, anche un cavolfiore, broccolo. Ci andrò a mettere anche questo qui con tutte le sue bucce, tutta la sua buccia, tutta la sua fiore. Ok, seguitemi per la sigla. Se riesco facciamo un solo video con quello che dobbiamo fare ora. Praticamente abbondante olio di oliva extravergine. Poi vado a buttare dentro tutto il mio trito di cipolla, carota, sedano, prezzemolo. Ci ho messo anche delle patate, così dà un po' di cremosità. Ok, benissimo. Ah, mi scordavo che qui c'è il brodo che vi farò un attimo vedere, fatto con tutti gli scarti delle verdure che stiamo vedendo insieme, che c'è anche la patata, la buccia della patata, i gambi, la parte in fondo della cipolla, i gambi del cavolo, la famosa arte del riciclo. Io qui già subito ci butto un po' di sale, così si insaporisce bene bene. Poi ci butto 2 pezzetti di peperoncino, ok. Poi vado col cavolo nero, benissimo, che si ammorbidirà bene bene.
Vado con la bieta, ok, lascio un attimo indietro il broccolo, che il broccolo è un pochino più morbido nel cuocersi. Anche ora non ve la faccio lunga, dopo ci metterò anche il broccolo e adesso i fagioli, quelli frullati. Mi raccomando, è importante, tutto quanto si basa intorno a questo qui. Allora, recuperate tutto. Ok. Poi ci vado a mettere un paio di cucchiai di passato, di ristretto di pomodoro. Il rametto del ramarino lo metto un po' secco, non fresco, perché fresco ho visto che è amaro, se invece ha 3-4 giorni è perfetto. Mentre la salvia deve essere fresca, ci va anche la salvia. E a questo punto, o a un punto certo, facciamo andare un po' e ci vediamo dopo. Comunque da qui in poi magari ci buttate anche un po' di brodo, perché ora, diciamo così, e all'inizio c'è poco brodo, fra un po' la verdura rilascerà la propria acqua e a questo punto si sta amalgamando tutto. Comunque ci vorranno una cinquantina di minuti, un'ora, da ora, da adesso. Inizia a rilasciare il suo liquido. Ok, non vi scordate che se è giù di liquido non fate altro che prendere il brodo, ma di solito sì, il soffritto, preciso questa cosa qua, il soffritto ci va tenuto un po', ma in questo caso, visto che deve bollire tanto, non occorre soffriggere, sì un pochino, 5 minuti lo fate un pochino andare e poi mettete dentro tutto il resto, tanto alla fine diventerà una cosa sola. Già, l'aglio, già lo sfilo perché poi dopo di non trovarlo. Vedete, quando diventa bello lipidino, che ha preso il suo calore, scendete di calore, pianino pianino pianino, ok, coprite e ogni 20 minuti venite a darci il tempo, tagliate il pane, la fermo, fate delle fette, ok, fate delle fette così, di questa grandezza. Ora voi mi dite quanto pane? Boh, io per la pentola, diciamo che ho tagliato metà del mio, non so quanto ne volete fare. Io la misura che sto facendo ora è per 6-8 persone, comunque io penso che questo qui sia sufficiente. Comunque mi terrò raddrizzate il tiro. Ora nel frattempo che qui bolle, prendete un pochino di ramarino, di salvia, di timo, di aglio e un po' di pepe in grani grossi. Mettetelo sul fuoco lento 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 per 5 minuti, fatelo raffreddare. Questo qui poi servirà per condire alla fine. A 10 minuti per finire la cottura, io la cottura gli ho dato un'ora. A 10 minuti prima vado ad aggiungere i fagioli e poi termino i famosi 10 minuti di cottura. Ok, spegniamo la ribollita, è passata un'ora. La verdura è cotta, si è tutto amalgamato e ora cosa facciamo? Prendiamo i famosi pezzi di pane e buttiamoli dentro nel brodo. Ok, benissimo, e li facciamo amalgamare. Ora non esageriamo col pane perché ci deve essere, insomma, bisogna sentire anche la verdura. Comunque io quello che ho fatto prima, quel mezzo pane che era 1 chilo, ok, la giro un po', vedete? Facciamo così, così vedete meglio.
Sì, basta. E ora che facciamo? Facciamo questo gioco qui. Prendiamo. Allora, intanto il pane deve essere bene bene sotto. Ok, perfetto. Se non dovesse bastare il liquido, non facciamo altro che il brodo che avevamo prima. Voilà, così è meglio. E si tiene così. Ora lo copriamo un'ora, deve stare così un'ora. È passata un'ora. Ok, l'olio, vi ricordate l'olio che ho fatto? Quello aromatico ci va dentro. Poi diamo una bella mescolata per amalgamare tutto con l'olio e facciamo riposare ancora 10 minuti per fare agire questo olio. Che bellezza che è, guardate qui, spettacolare, è ancora fumante, andremo ad assaggiare assieme. Guardate qui, perfetto. Sì, sicuramente è un piatto che è un pochino lungo come preparazione, ma il risultato è tremendo. Grazie. Non vi scordate di mettere il like e di seguirmi. Grazie.